Ciao ragazzi, io sono Michele e bentornati qui sul mio canale. Oggi non sono nel mio studio perché qui a Bari fa caldissimo, ma siamo all'aperto perché voglio mostrarvi, un po' come ai vecchi tempi, un nuovo drone economico che mi è arrivato nelle ultime ore. Molti su YouTube lo considerano il DJI Mini Killer. Sarà davvero così? Beh, per scoprirlo andiamo a spacchettare insieme il nuovo MJX Bugs 19 Ace. Perdonate se l'inquadratura oggi non è tra le più professionali, però ragazzi, quando fa troppo caldo ci sta un bel video all'aperto. MJX è un marchio cinese economico molto famoso, in passato è un marchio che si è reso noto per l'MJX Bugs 2, che ricorderete come antagonista del Labsan H501S. Poi questo marchio è rimasto sempre una fascia di prezzo economica, senza grossi sussulti verso l'alto, però ha sempre prodotto droni di qualità discreta. Questo Bugs 19 Ace è una sorta di piccolo ed economico DJI Mini con stabilizzatore elettronico digitale Ace, appunto. Andiamo a vedere insieme quali sono le sue caratteristiche tecniche. Oltre all'Ace abbiamo anche il gimbal meccanico a singolo asse, V+ per il controllo d'altezza e mantiene la posizione al meglio anche in assenza di GPS, che comunque è integrato, e connettività Wi-Fi, attenzione, Wi-Fi e non telefonica, 5 GHz per il collegamento tra drone, perdonatemi, e radiocomando. Drone che può essere aperto nei braccetti, esattamente come un DJI Mini. Qui sotto abbiamo le applicazioni da scaricare sul nostro smartphone. L'app si chiama X Drone e permette di utilizzare in volo questo piccolo drone. In realtà la scorsa estate io vi ho già recensito la versione senza stabilizzatore elettronico di questo drone, ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. Comunque recuperate il video in cui ve ne parlo nella scheda qui in alto a destra. Il drone arriva a casa nostra in questa borsetta nera, niente male. Andiamo ad aprirla insieme e vediamo cosa troviamo. Il drone ha una particolare colorazione pistacchio. Questa volta partiamo proprio dal drone, ma stavo dimenticando ragazzi il costo, il prezzo di questo MJX Bugs 19 Ace. Lui può essere acquistato, come vedete nella scheda qui di fianco, tramite i miei link qui sotto in descrizione video e coupon sul mio canale ufficiale Telegram Tech Best Deals, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, per un prezzo di circa 130 euro. Scontato viene anche qualcosina in meno, quindi capite che il prezzo è davvero eccellente. Il drone come si presenta? Beh, si presenta come un facsimile, un clone quasi 1 a 1 del DJI Mini, con la sua cam, di cui andremo ad analizzare insieme le qualità. C'è un gimbal monoasse che servirà sostanzialmente per inclinare la cam e stabilizzarla un minimo, poi entrerà in funzione anche lo stabilizzatore elettronico. Molto belle le eliche trasparenti, i bracci sono anche molto robusti, devo dire. Andiamo ad aprirli, prima quelli anteriori, poi quelli posteriori, ed eccolo qui. Il drone si presenta anche compatto, ben fatto, il peso è inferiore ai 250 grammi, quindi può essere utilizzato senza patentino quasi praticamente ovunque. Consultate sempre le mappe di Flight. Qui sotto abbiamo un sistema di controllo d'altezza composto da 2 sensori ad infrarossi e una piccola cam V+, quindi interessante. Internamente abbiamo anche il GPS, una piccola griglia di areazione. Noto con piacere che è presente una porta Type-C per la ricarica della batteria, che è una 7.7 volt da 1820 mAh e dovrebbe permettere realisticamente, se siamo sulle stesse prestazioni del modello originale, attorno ai 20-22 minuti di autonomia in volo, che non è male. Abbiamo 4 LED di carica. Ora la batteria è ibernata, quindi dovrà essere ricaricata prima di essere utilizzata. Abbiamo questi adesivi che ci indicano un po' le caratteristiche del drone, un po' come sul DJI Mini, e abbiamo anche un graditissimo ingresso per microSD. Questo drone supporta microSD
fino a classe 10. Io ve ne consiglio qualcuna nei link qui sotto in descrizione video. Frontalmente abbiamo queste griglie finte, non credo servano a nulla, e il drone si presenta davvero molto bene. Sul braccetto abbiamo una scritta Ace FOV di 130 gradi, sensore 1/3 di pollice, f2.4 2.96 mm. Ve lo faccio vedere da tutte le angolazioni possibili, anche nella parte superiore. L'accensione avviene tramite il tasto che indica anche lo stato di carica delle batterie, e vi mostro un dettaglio dei motori brushless che vanno svitati con la classica vitarella. Insomma, per 130 euro questo drone, almeno in mano, sembra davvero bello robusto e ben fatto. La mia versione arriva con una seconda batteria graditissima, il radiocomando che non è cheap, oddio sì, è un radiocomando economico, ma comunque presenta un bel display anteriore. Anche qui la batteria va ricaricata, o credo che vada addirittura inserita in questo sportellino, andiamo a vedere, sì, vanno inserite 2 batterie stilo AA. Il radiocomando è composto da 2 stick, esattamente come il modello originale, discreti, di qualità sufficiente per un controllo di fino abbastanza preciso, comando di accensione, arresto automatico della funzionalità di volo corrente, ad esempio l'Active Track, un 360, premete questo e il drone si blocca, tasto per scattare foto e registrare video, ritorno a casa automatico, decollo e atterraggio automatico, selettore della velocità del drone, un po' come la Sport Mode dei droni DJI, e 2 ghiere, di cui solo quella di destra credo sia vera, quella di sinistra è davvero molto dura. Comunque serve per inclinare il gimbal. Abbiamo le 2 antenne, quella di sinistra è vera, come potete notare dal cavo dell'antenna, quella di destra invece è finta, quindi utilizzate unicamente l'antenna di sinistra. Poi una serie di adesivi da appiccicare un po' dove volete, un manuale sempre utile, il cavo USB Type-C per la ricarica, il cacciavite per svitare e avvitare le eliche, e le eliche. Ora non voglio aprire il pacchetto perché altrimenti perderei eliche, vitarelle e tutto quanto. Comunque sono 2 coppie di eliche complete. Bene amici, questo è l'MJX Bugs 19 B19 Ace. E vi mostro anche un piccolo confronto delle dimensioni dell'MJX e il DJI Mini 3 Pro. Dimensioni e peso a parte, sono 2 droni su fasce di prezzo, di qualità completamente diverse. Lui costa 800 e passa euro, lui ne costa poco più di 100, e le qualità in volo penso siano paragonabili al modello originale che vi ho recensito l'estate scorsa, che volava davvero molto bene, mi ha soddisfatto per quanto riguarda le doti di volo, ma peccava nella stabilizzazione dell'immagine. E se questo gimbal con monoasse con stabilizzatore elettronico farà il suo, beh, questo potrebbe essere un drone molto interessante per iniziare a volare spendendo poco. Io lo proverò insieme ad un altro paio di droni durante i prossimi giorni, il weekend che è alle porte, e vi porterò il video, la seconda parte di questa video recensione, nei prossimi giorni. In mano non sembra un drone super economico, il classico cinesone da pochi euro, ma sembra un drone molto robusto, con dei bei bracci ben ingegnerizzati, hanno un bel click a fondo corsa, quindi penso non ci siano problemi in volo, ottimi materiali costruttivi, un buon radiocomando, e vedremo in volo come si comporta. Vi ricordo che se volete già dargli un'occhiata ed eventualmente acquistarlo, trovate tutti i link d'acquisto qui sotto in descrizione video, e coupon sempre aggiornati sul mio canale ufficiale Telegram, TechBest Deals, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video. Bene amici, cos'altro posso aggiungere se non che aspetto ora la vostra opinione qui sotto nei commenti. Cosa ne pensate di questo drone? Lo trovate interessante oppure no? Cosa vorreste vedere durante la prova di volo? Beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto. Se volete entrate anche nei miei social, il gruppo Facebook Drone Tecnologia Italia, Instagram, Telegram, linkati tutti qui sotto in descrizione video. Un bel like per supportarmi e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Io ora vi saluto, sperando che nel weekend non faccia così caldo. Vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!